Benvenuti nel video Come modificare curva nella pagina modifica di TityCAD. Prendiamo come esempio un corpetto base di tipo B e il modello 00. Lo seleziono e vado ad aprire il modello. Vado direttamente nella pagina modifica. Nel video Come spostare punti in modifica vi ho parlato dei primi due riquadri. Oggi vi parlo del terzo riquadro che riguarda la curva. In questo caso qui ho selezionato il girocollo, quindi la curva AB, e qui troviamo la descrizione. Abbiamo il tipo di curva, ci dice che è una curva a due punti. La curva a due punti è quella più utilizzata ed è definita solo dai suoi estremi e dalle condizioni di tangenza ad esse applicate. Possiamo anche, cliccando sulla freccetta, ci si aprono queste varie possibilità che noi possiamo cambiare. Oggi però vi parlo della curva a due punti. Qui sotto nei riquadri A e B, dove c'è scritto tangenza su A e tangenza su B, abbiamo la possibilità di impostare il tipo di tangenza. Se noi andiamo sempre a cliccare sulla nostra freccettina, ci si aprono tutte queste varie possibilità. C'è scritto tangenza su A non applicata, angolo manuale, tangenza a curva vicina e così via. Oggi vediamo l'angolo manuale. Sotto troviamo anche angolo con i pulsanti più e meno, perché noi possiamo modificare l'angolo semplicemente utilizzando questi pulsanti più e meno. Poi vi farò vedere il peso e la lunghezza rettilinea. Per quanto riguarda il peso, maggiore è il valore del peso e più ampio sarà la parte di curva modificata da questa condizione. La lunghezza rettilinea ci dà la possibilità di applicare all'estremo anche una parte rettilinea prima della curva stessa. Qui sotto troviamo i valori. Quando noi andiamo a cambiare l'angolo, cambierà anche questo valore qui, il peso uguale e la lunghezza rettilinea la stessa cosa. In questo caso qua ho il girocollo. Vi faccio vedere varie modifiche che potete apportare a questa parte del modello. Normalmente prima di andare a modificare questa curva vado a spostare i punti A e B, vado ad ingrandire questo girocollo, vado a selezionare BC, quindi la linea della spalla. Qui dove c'è accorcia e allunga vado a cliccare sul doppio meno per 4 volte, così ho spostato il punto B perfettamente lungo la linea della spalla. Faccio la stessa cosa sul punto A, questa volta uso la croce, mi sposto con il doppio meno verso il basso, facciamo uno spostamento di 10 centimetri ed ho ottenuto un girocollo molto più ampio. Vado a deselezionare mostra disegno originale di pagina precedente, così è più chiaro le modifiche che vengono apportate al modello. Questo girocollo, quindi questa curva A e B, io potrei già usarla in questo modo qui, che già è un bel girocollo. Se io volessi modificare la curvatura, farla meno curva, posso semplicemente andando dove c'è scritto peso, vado a cliccare sul meno, vi ricordo che in questo momento il peso è 120, se io lo porto alla metà, quindi 60, avete visto che la curva è diminuita e abbiamo una scollatura quasi a V, una V dolce, però molto meno accentuata rispetto a prima. Quindi solo semplicemente cambiando il peso cambia notevolmente la curva. Se io volessi, questo è il punto A, vedete che questa linea tratteggiata mi sta a indicare l'angolo.
avete visto che anche queste 2 frecce mi dice che in questo momento io ho un angolo di 21,14. Questo valore è i gradi dell'angolo relativo. Questo invece qua sotto è l'angolo assoluto. Se io con l'angolo vado a cliccare sul doppio più, avete visto che la linea tratteggiata che prendo come riferimento si è mossa, e cliccando sul doppio più l'angolo si sposta in senso antiorario e aumenta. E ho ottenuto questo girocollo. Posso fare la stessa cosa per il punto B, vado a modificare l'angolo. In questo caso vado a cliccare sul doppio meno e ho ottenuto una scollatura a V un po' più decisa, meno arrotondata. Se voglio invece avere una scollatura un pelo più arrotondata, vado a cliccare di nuovo sul punto B, però con il più questa volta. E vado a dare più peso. In questo caso ho peso 100, l'aumento. Adesso vado sul punto A, anche qui l'angolo faccio meno e do anche qui più peso. Ok. Come potete vedere è cambiato di parecchio la mia scollatura, già da quella precedente a quella di adesso. Vi ricordo che cliccando sul punto di domanda, che sarebbe l'help, si apre una pagina informativa e vi spiega tutta quanta quello che riguarda questa pagina. Spero di esservi stata utile. Ai prossimi video. Ciao ciao!